Buongiorno dottoressa Quaranta, bentornata. Buongiorno. Buongiorno. In che cosa differiscono l'ansia e il panico? Allora, l'ansia e il panico sono 2 esperienze emotive distinte, quindi separate, immaginiamole come 2, diciamo, cerchi differenti, sebbene abbiano alcune somiglianze e possano talvolta anche sovrapporsi e differiscono anche in altre cose. Allora, innanzitutto, una delle prime cose da considerare è l'intensità e l'improvvisità. Allora, l'ansia è descritta come una sensazione di apprensione, preoccupazione, nervosismo che può essere persistente o addirittura intermittente nel tempo. Può aumentare gradualmente, proprio come una curva che va su, e può essere anche legata a situazioni specifiche o a preoccupazioni future. Dall'altra parte invece il panico è caratterizzato da una sensazione improvvisa, intensa di terrore o paura che insorge senza un motivo apparente, a essere scatenata da un particolare stimolo. Quindi è molto più forte in questo caso il panico rispetto all'ansia. Poi la seconda cosa nella quale differiscono è la durata e la persistenza, perché l'ansia è o cronica, vuol dire duratura nel tempo, o episodica, con sintomi che possono essere presenti per lunghi periodi di tempo e si manifestano solo in determinate situazioni. Il panico invece è di breve durata, dura veramente un picco di intensità di 5-10 minuti, fino ad arrivare al massimo di una mezz'ora, anche se i sintomi residui poi possono persistere per più a lungo. La terza differenza riguarda i sintomi fisici e psicologici. Entrambi provocano più o meno gli stessi identici sintomi, quindi palpitazioni, cardiache, sudorazioni, tremori, sensazioni di soffocamento, vertigini, nausea. Tuttavia, però, durante l'attacco di panico, questi sintomi possono particolarmente essere più intensi e accompagnati anche da una sensazione di terrore immenso. Quindi possiamo definirla come una sorta di convinzione che qualcosa di terribile stia realmente accadendo, stia per accadere, la cosiddetta sensazione di ho paura di morire. Infatti molte persone, molti pazienti che vengono da me e mi dicono che soffrono di attacchi di panico, una frase che mi riportano spesso è questa: quando io ho un attacco di panico sto pensando di morire in quel momento. Infine, l'ultima differenza è l'impatto sulla vita quotidiana, perché cioè, nonostante entrambi interferiscono nella vita quotidiana, all'interno delle attività normali quotidiane, come andare a lavorare, andare a fare sì, insomma, le proprie attività normali, quindi andare dal parrucchiere, andare a far la spesa, eccetera, il panico è molto più debilitante perché può essere talmente tanto intenso da creare una difficoltà nel funzionamento normale durante l'attacco stesso. Quindi questo cosa significa? Che persone con disturbo di attacchi di panico possono anche sviluppare una paura che può essere persistente e duratura di avere ulteriori attacchi di panico in futuro, il che li può portare all'evitamento di situazioni o luoghi che ritengano possano scatenare gli attacchi di panico. Cosa significa? Esempio pratico: se io ho avuto un attacco di panico all'interno di un supermercato, quasi sicuramente 9 volte su 10 io andrò ad evitare il supermercato e quindi arriverò a non uscire più e non andare più lì. Perché? Perché il mio cervello invia l'informazione del tipo: guarda che se vai in quel luogo molto probabilmente ti arriverà un altro attacco di panico e tu starai ancora peggio. In sintesi, mentre l'ansia e il panico sono entrambe esperienze che possono essere legate allo stress e all'ansia stessa, il disturbo da panico è caratterizzato da una maggior intensità, improvvisità e può essere anche debilitante rispetto all'ansia più comune, diciamo. Entrambi, a prescindere, comunque richiedono un trattamento adeguato da parte comunque di un professionista della salute mentale. Grazie mille dottoressa Quaranta, se vi è piaciuta questa mini intervista trovate le altre con la dottoressa Quaranta nel canale, mi raccomando sono quelle con la copertina gialla. Grazie ancora dottoressa Quaranta. Grazie a voi.